Migliaia di giovani, dopo la liberazione del Duce, accorsero alle nuove chiamate formando battaglioni di fanteria di marina. L'umore era molto acceso, molto vivo, non subivamo la situazione, perché era una scelta che avevamo fatto noi, quindi non era il soldato costretto al fronte. Noi avevamo stabilito un contratto di alleanza. Il principe Borghese aveva firmato con un ufficiale della marina tedesca un patto di alleanza ed era la prima volta che una formazione militare stipulava un patto di alleanza con una nazione. Quindi noi avevamo chiesto e ottenuto di mantenere la divisa italiana, la disciplina italiana, l'organizzazione italiana, la bandiera italiana, la legge di guerra italiana, ma avremmo agito ovviamente in collaborazione con quelli che noi consideravamo ancora alleati. Poi noi avevamo fatto l'addestramento con la divisione Hermann Göring in Toscana. Avevamo passato dei mesi in addestramento molto rigido, molto preciso, e lì ebbi anche l'addestramento per l'uso dei Panzerfaust, un'arma che per noi era assolutamente nuova e che aveva delle caratteristiche di possibilità di esplodere dentro, passare la corazza di carri armati e esplodere dentro. Abbiamo fatto dei mesi dentro, adesso non ricordo esattamente quanto, perché abbiamo interrotto, perché il fronte che era stato fermo a Nettuno si era messo in movimento. E allora noi abbiamo fatto una marcia di avvicinamento a Massa dalla zona della Toscana, a piedi di notte, facendo una quarantina di chilometri ogni notte per quasi una settimana. Siamo stati caricati su camion, portati in primo momento nella zona di Fivizzano, Carasco, dove abbiamo avuto qualche incarico senza esito di pattugliamento antipartigiano, però io sinceramente non li ho visti. Ho fatto anche da sentinella una notte dove era stato indicato un passaggio eventuale di partigiani. C'era una luna splendida, ma non ho visto nessuno. Abbiamo proseguito e siamo andati fino al passo del Bocco, dove c'erano state precedentemente delle postazioni partigiane, anche lì non abbiamo trovato nessuno, verso Bedonia, e a Jaiette, una località dove ci si preparava a creare delle postazioni, soprattutto per la notte. Uno dei marinai che avevo con me, eravamo in 3, 2 sergenti e gli ufficiali, in mezzo a questo marinaio ex paracadutista di origine sarda. Lui mise inavvertitamente i piedi su una mina antiuomo che gli esplose sotto, asportandogli completamente le 2 gambe, mentre noi siamo stati feriti da schegge, tanto io come l'altro sergente. Il medico ebbe la possibilità di provare, di tentare, di allacciare, mettere i lacci emostatici a questi 2 tronconi, ma evidentemente non c'era spazio sufficiente e questo ragazzo continuava a perdere sangue. Venne un'autoambulanza durante un bombardamento degli alleati, fummo caricati tutti e 3 in questa autoambulanza e il ragazzo, l'ex paracadutista, disteso sul lettino, noi 2 seduti. Sotto avevo messo i miei scarponi, sotto la lettiga, che raccolsero un po' di sangue di questo ragazzo. Il ragazzo ebbe un momento di torpore, si svegliò poi, allungò le mani cercando le gambe che non c'erano più e disse testualmente queste parole che mi sono rimaste molto impresse, rivolgendosi a me col tipo di parole in uso, cioè capo, il sergente era chiamato capo. Capo, mi spiace di non poter far più niente per l'Italia. Non disse altro, più nessun'altra parola. Fummo ricoverati all'ospedale della Croce Rossa di Carasco
e lui abbandonò la terra nella notte, senza più proferire parola. Fummo chiamati al suo letto, mentre lui ormai era spirato. Io feci qualche giorno in ospedale assieme all'altro sergente e poi fummo andati in licenza di convalescenza, quindi io non seguii da quel momento l'arrivo, quindi il trasferimento e l'arrivo a Torino del mio reparto, del mio battaglione, che è il battaglione Lupo. Da Torino quel battaglione fu trasferito a Cirié e alcune compagnie furono dislocate in funzione antipartigiana. Ripeto, ebbi l'avventura di non riuscire a vedere, salvo che da molto lontano, dei partigiani in fuga. Li vidi solo in fuga e trovai per terra, tra le varie armi che avevano abbandonato, uno Sten che divenne la mia arma personale. Evidentemente un'arma inglese che era stata lanciata ai partigiani. Dunque noi siamo arrivati a Ponte San Pietro e siamo arrivati con dei mezzi, con dei camion, partiti da Milano il 4 dicembre, se la memoria non mi inganna. Abbiamo oltrepassato il Po, purtroppo uno dei camion è stato deviato da indicazioni errate o false, non abbiamo mai saputo, ha imboccato un ponte che era crollato. Camion a rimorchio precipitato nel greto del Po, con parecchi morti e molti feriti. Noi abbiamo proseguito, in primo momento ci siamo fermati a Monte San Pietro per qualche giorno soltanto, in postazioni, diciamo, dove operavano i mortai più che altro, non c'era un contatto diretto. Poi invece siamo stati trasferiti e abbiamo fatto l'avvicinamento a piedi di notte verso il Senio. Beh, diciamo che io ebbi paura la prima notte, proprio durante la marcia di trasferimento, ebbi per la prima volta la sensazione della paura, perché arrivavano proiettili di cannone in abbondanza. C'erano le fotoelettriche che illuminavano il cielo, che era coperto da nubi, questa, diciamo, luminosità rifletteva luce sulla terra, allora avevamo possibilità di seguire i movimenti di spostamenti di truppe, di mezzi, e quindi hanno cominciato a bombardarci. Poi, passato il primo momento di paura, andavamo a cercare le buche delle esplosioni precedenti, perché pensavamo che il proiettile non avesse molte probabilità di cadere nella stessa buca, e quindi, diciamo, non abbiamo avuto perdite veramente. Però non abbiamo avuto la precisa sensazione di che cosa si trovava al Senio, se non superata la notte, perché arrivati al buio, disseminati lungo le postazioni che erano tenute dai tedeschi, ci siamo inseriti in queste buche. In primo momento avevano chiesto di alternarci ai tedeschi, invece il nostro comandante pretese e ottenne che il reparto fosse omogeneo, senza intervalli di elementi di militari tedeschi. E noi teniamo parecchi chilometri di fronte, da Alfonsine fino a Baiacavallo, solo con questo battaglione che era circa di 700 uomini. La mia compagnia, la terza compagnia, era a cavallo del Senio, nel senso che in alcuni punti gli argini erano occupati o da noi o dagli alleati. In certi tratti lo stesso argine era occupato da una parte dagli alleati e da una parte da noi, al punto che è capitato un caso in cui una delle buche scavate era venuta a coincidere con una buca del versante opposto scavata dagli alleati, che in quel caso lì erano degli inglesi in primo momento. Al punto che venne attraverso il foro che comunicava
con le due buche, uno dei nostri del battaglione vide apparire un'arma che agguantò e ci fu un po' di tira e molla perché lui voleva strappare l'arma dalle mani dell'inglese, non gli riuscì e partì un colpo all'inglese che gli asportò un dito al nostro. Lui si fece medicare, però ritornò sul fronte perché non aveva perdonato questa offesa che gli era stata procurata.